Ciao a tutti cari amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quella di oggi è un approfondimento della lettura generale che è già uscita, la trovate nella playlist del canale nella sezione delle letture annuali e stagionali. Prima di iniziare vi informo che dalla data di pubblicazione del video fino a fine luglio è attiva la promozione per la lettura semestrale privata individuale. Ci sarà quindi una lettura generale esattamente come quella che è già uscita, quella con la mascherina, la prima, quella con la mascherina azzurra, con la copertina azzurra. E dopodiché ci sarà un approfondimento su un tema dei tre di cui vado approfondendo io a vostra scelta. Quindi si può andare a approfondire o il tema della crescita spirituale o il tema dell'amore e delle relazioni oppure il lavoro e l'economia. Se volete maggiori informazioni mi potete contattare via email. Per il resto tenete presente che le letture sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuona nulla o se volete completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Nella descrizione del video sotto trovate il link a una guida che vi spiega come unire questi oroscopi. Ragazzi, partiamo con una regina di coppa al contrario, un 7 di pentacoli, il re di bastoni, un re di coppe al contrario e un 7 di spade al contrario. Allora, partiamo da questa regina di coppe e il 7 di pentacoli. Io qui ho la sensazione che qualcuno stia eh, in attesa, sia in una fase di fermo, diciamo così, mm, un po' per quello che riguarda la relazione di coppia, o se siete single, la vostra situazione attuale, e per qualcun altro è una situazione obbligata, nel senso che è una questione intorno a voi che in un certo senso vi fa rimanere un po' in questa così, sensazione di attesa da 7 di pentacoli. Il re di bastoni, tenete presente che avete re e regina di coppe, vedo adesso. Allora, il re di bastoni e il re di coppe, vi dirò, allora, se siete single potrebbe essere una persona che si avvicina, una persona che magari conoscerete. È facile che sia in vacanza, vi dirò, ma non è detto che sia così per tutti. È comunque un luogo dove, tipo un lago, dove c'è sia verde che mare, che acqua, che fiume. Fatemelo sapere poi nei commenti. Ok. Diciamo che avere questo 7 di spade girato al contrario, ragazzi, ehm, il 7 di spade quando al contrario dice che c'è qualche cosa che verrà a galla. Probabilmente una verità, probabilmente potrebbe anche essere una vostra maschera che viene giù, qualche tipo di storia che vi siete raccontati fino ad adesso e che non sarete più disposti a tollerare. O vi dirò che avendo anche la carta della forza è un po' come per qualcuno si tratterà un po' di smascherare certi atteggiamenti. Sì, non è detto che siano quelli degli altri, potrebbero essere i vostri, appunto. Però sì, è come... Ok, mi rendo conto che qui sono più debole, mentre qui domino meglio la situazione, domino meglio le emozioni, domino meglio i pensieri, ipotesi. Andiamo a vedere. Ok. Allora, la regina di coppe è spiegata da un matto e un asso di spade. Allora, per qualcuno, essendoci anche la carta della forza, è come se ci fosse la necessità di fare un salto con il matto, cioè di, sì, fare il salto di fede. È come se doveste dire una verità, probabilmente fa anche riferimento a questo 7 di spade, è come se venisse fuori qualche cosa. Vi dirò, non è necessariamente detto che siate voi, appunto, potrebbe anche essere che nella realtà intorno a voi venga fuori
qualche questione, qualche novità, diciamo così. Vi dirò che per qualcuno potrebbe essere una gravidanza, perché abbiamo la Regina di Coppe che parla di una donna incinta, il 7 di Pentacoli che in effetti è un'attesa, si parla anche di dolce attesa, e in più poi abbiamo il matto che parla di bambini. Non è così per tutti, ovviamente. Ci potrebbe essere un riferimento a qualche progetto, a qualche nuovo inizio. Andiamo a vedere il 7 di Pentacoli. Uh, uh. Ragazzi, abbiamo l'8 di spade, il 6 di coppe, 10 di coppe e l'una. Allora, qui la fase di attesa ho come la sensazione che sia dovuta a una sorta di confusione mentale. In effetti abbiamo anche un 8 di spade che parla di qualcuno che non vede in effetti la realtà com'è, ma vede tutto nero. Ed avendo la luna, suppongo che ci siano delle paure un po' che vi attanaglino su come muovervi, diciamo, nel prossimo semestre all'interno della relazione o all'interno della famiglia. C'è un 6 di coppe, ragazzi, e la luna. Per molte persone questo 7 di pentacoli rappresenta l'attesa e anche l'aspettativa di un ritorno dal passato. Vi dico così perché c'è anche poi il 10 di coppe, è come se foste in attesa di arrivare a compimento, di arrivare ad un risultato. Il 6 di coppe è un'altra carta che parla di bambini, tra l'altro. E se fosse quello il vostro caso, fate attenzione alle lune. Andiamo a vedere il re di bastoni. Abbiamo la carta del giudizio e un 2 di bastoni, nuovamente una carta che fa riferimento al passato. Guardate, potrebbe essere che si aspetti proprio il ritorno di una persona nello specifico e che non sia solo perché, sapete, certe volte si vive nel passato, si vive nell'attesa che una persona torni, ma in realtà non è la persona che si vuole in sé, ma la realtà che si aveva prima, quindi avere qualcuno con cui condividere e cose di questo genere. Invece con queste carte ho proprio la sensazione che vogliate una persona nello specifico. E vi dirò che per qualcuno, ragazzi, quel discorso, quel tema, adesso lì dipende se siete voi i figli o se siete i genitori, però c'è qualche questione legata al non vedere i genitori, al non vedere i figli magari da un po' di tempo e probabilmente ehm, potrebbe essere che qualche figlio chiami, qualche genitore chiami, più i figli secondo me, perché appunto può essere che ci sia una situazione che richieda dell'attenzione in casa. Per qualcuno si tratta proprio di ritornare a casa per un periodo, o perlomeno si sta pensando di farlo, è come se ci fosse bisogno ehm, del figlio o di voi, nel caso siate i figli, appunto. Andiamo a vedere questo re di coppe. Un altro 7 di pentacoli, ragazzi. Wow. 7 di pentacoli, cavaliere di bastoni e 8 di coppe. Allora, organizzate un viaggio o sì, ok? Perché in questo viaggio, se siete single, apparirà questo cavaliere di bastoni e vi dico, avendo comunque il re di coppe, può essere che le cose non siano proprio mature o che la persona non appaia così matura, ma quello che un po' vi consigliano le carte è di attendere i movimenti di questa persona. È un po' come se vi consigliassero attraverso l'otto di coppe di organizzare qualche, non lo so, qualche escursione, qualche hobby, qualche evento, qualche festa, dove magari mi parlano di addio nubilato, non so se per qualcuno risuona, però qualche, diciamo, evento dove ci sia uno spostamento da dover effettuare, perché ho come la sensazione che durante questa ricerca può anche essere uno studio, cioè un-
un inizio di uno studio, di una ricerca, proprio magari anche in biblioteca, però comunque biblioteche esisteranno ancora. C'è questo cavaliere di bastoni, ragazzi, accompagnato da questo re di coppe, o meglio, il contrario, però comunque c'è la possibilità di creare qualche tipo di conoscenza nuova, appassionante, intrigante, però adesso voglio andare a vedere questo sette di spade perché un po' mi preoccupa. Wow! 4 di bastoni, il mondo, 4 di coppe e il mago. Mm. Ragazzi, io credo che qui le maschere che cadranno saranno intorno a quello che per voi è il compimento, la gestione di una relazione. Come deve essere per voi una relazione perfetta, un'unione perfetta? Da che cosa è data per voi la stabilità? Perché è come se non vi rendeste conto del potere personale che avete, non vi rendete conto delle capacità di manifestazione che voi avete. Il 4 di coppe è sempre una carta che parla di un'occasione che non si vede, di un'occasione che non si percepisce, che non si valuta. Potrebbe essere questo cavaliere di bastoni. Bene ragazzi, allora, se siete in una relazione, potrebbe esserci la voglia di allargare la famiglia o comunque di creare, diciamo così, una famiglia e se è quello che state cercando, sento che la seconda parte dell'anno sarà un momento molto proficuo per rimanere incinta, insomma, per coronare il vostro sogno. Se siete single, ci potrebbe essere una persona che arriva, anche se ho la sensazione che qualcuno stia aspettando una persona specifica che ritorni dal passato, mentre per altri, ripeto, è solo un po' la dinamica che manca, secondo me. Ehm, Ci saranno comunque delle questioni legate a genitori-figli, è come se ci fosse una sorta di esigenza in famiglia che richiederà il vostro tempo. E devo dire, ragazzi, che se per caso avete già figli grandi, è come se, allora, uno, potrebbero avere come vi posso dire, delle promozioni. Due, potrebbero iniziare a farsi sentire più spesso. Tre, potrebbero rendervi partecipi del fatto che hanno un nuovo tipo di progetto in testa. Mm? Va bene, andiamo a vedere un oracolo per vedere cos'altro riesco a dirvi. Ragazzi, una cosa vi devo dire, se siete single e c'è questa persona che comunque sembra farsi avanti, ehm, aspettate che i tempi siano maturi, non date certe cose per scontate, andate a fondo, scrutate la persona. Carta numero 3. Allora, questa carta parla di espansione, di stabilità, di un momento di isolamento perché fa anche riferimento all'eremita e vi parla di sicurezza. Se ci fate caso c'è una serie di alberi che stanno mettendo radici, stanno radicando, stanno mettendo radici, stanno trovando le loro sicurezze, stanno mettendo, diciamo, quelle che sono le basi per poter poi crescere in altezza. Sapete che più una pianta va in profondità con le radici, più potenzialmente può crescere in altezza. E poi un'altra cosa che mi colpisce di questa carta è che c'è un bellissimo sole. E anche la forza è una carta collegata comunque al sole, anche al leone.
È un po' come se vi stessero benedicendo, perché anche qui parla di benedizione. E poi abbiamo carta numero 23. Wow. Allora, ragazzi, questo lavoro io lo sento molto, questo lavoro, questa carta la sento molto collegata alla carta del mago, perché giustamente anche qui c'è scritto alchimia. È un po' come cercare di trovare, e guardate, vi parla anche di Uroboro, che assomiglia molto, in questo mazzo è rappresentata con una ghirlanda, in realtà nel mazzo tradizionale è un serpente, l'Uroboro, che si morde la coda. Quindi è come un cerchio che non ha né inizio né fine ed è proprio quello, e parla anche di vite, no di vite, scusate, di cicli karmaci, di saggezza infinita, di lavoro creativo e di alchimia. È un po' come se vi invitassero, ed è una carta numero 23, è un po' come se vi invitassero a tenere presente che è tutto un unico ciclo che è suddiviso in tanti piccoli cicli e che non fate in tempo a vedere la chiusura del ciclo precedente che arriva l'inizio del ciclo nuovo. Qui ce li avete al contrario, qui abbiamo l'inizio, qui abbiamo il compimento alla fine, ok? Però vi dirò, ne verranno fuori delle belle ragazzi e ci sono delle cose che probabilmente voi ancora disconoscete perché non le vedete, avete un 4 di coppe, ma che secondo me alla fine dell'anno inizieranno ad essere veramente più chiare. Andiamo a vedere ancora una meditazione di Findor. Il dare è una benedizione ancora maggiore del ricevere. E allora dai, dai, e continua a dare, senza mai calcolare quanto ti costa. Quando imparerai a dare senza pensare a te o a quanto te ne verrà in tasca, allora riceverai 1000 volte tanto. Questa è la legge. La vita non è a senso unico, è un costante dare e ricevere. Amatevi l'un l'altro. Io posso dirvelo, ma sta a voi farlo. Voi amate quando vi interessate dei vostri simili, cercando di capire secondo quale logica si comportano. L'amore annienta tutte le barriere e mantiene un flusso uniforme d'amore fra tutti voi, senza alti e bassi, senza simpatie o antipatie. La chiave è sempre l'amore. Devi imparare ad amare ciò che stai facendo, amare coloro che ti stanno accanto, amare il posto in cui vivi, amare ciò che ti circonda, amare anche l'aria che respiri e persino la terra sulla quale cammini. Ama ogni cosa su cui posi lo sguardo. Ama tutto e sii cosciente d'essere uno con tutto il creato. Io sono in ogni cosa, in ognuno. Io sono ciò che sono. Noi siamo uno. Bellissimi messaggi in chiusura, amici della Vergine. Io spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare l'energia nel prossimo semestre. Potete farmelo capire con un like, con un commento, con un'iscrizione. Se poi volete anche supportare il canale potete fare una donazione o abbonarvi. Le fasce di abbonamento sono due, la prima è quella più bassa, è un semplice supporto al canale, la seconda, che è la fascia più alta, dà accesso ai video di crescita personale e spirituale. Io vi auguro un secondo semestre splendido, vi mando un grosso abbraccio, vi ringrazio di essere stati qui con me e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!